Quella di oggi è una bici elettrica che nasce per non sembrare una bici elettrica. Di che modello stiamo parlando? Della nuovissima DYO Stroll One. È veramente molto simile a una classica bici normale, infatti nasce con l'obiettivo di far credere agli altri di utilizzare una bici normale ed è per questo che tutti i fili della parte elettrica sono stati fatti passare all'interno del telaio, a differenza delle classiche bici elettriche. Per quanto riguarda il video di oggi l'ho diviso in 3 parti. Nella prima parte vi farò vedere il tutorial completo del montaggio, nella seconda parte andremo a analizzare tutte le sue specifiche tecniche e nella terza e ultima parte vi svelerò il prezzo e le mie considerazioni finali. Questo è l'aspetto con cui vi arriverà la DYO Stroll One. La parte posteriore è quasi tutta montata, addirittura in questo caso hanno anche montato il parafango posteriore che normalmente è da montare separatamente. La parte da montare sono i pedali e tutta la zona anteriore e tra l'altro in questo caso anche il manubrio è completamente da assemblare perché come vedete i freni e anche il cambio non sono già stati inseriti nel manubrio che ho appoggiato qui momentaneamente sul tapirulan. C'è anche il LED per attaccare le luci, parafango anteriore, il sellino ovviamente regolabile in altezza e la ruota anteriore. E infine in questa piccola scatola di cartone troverete anche le istruzioni, i 2 pedali, l'alimentatore dotato di spina italiana per cui non dovrete comprare adattatori e tutti i vari arnesi che servono per il montaggio. Come prima cosa partiamo dal parafango anteriore dove in queste 2 aste che trovate vanno inserite queste 2 prolunghe. Dopodiché inseriamo il parafango all'interno della forcella e avviciniamo questa piccola staffettina all'interno di questo buco nella parte superiore e con questa vite lo andiamo a fermare direttamente sul telaio della bici. Avvitate prima mano e quando siete arrivati fino in fondo avvitate con la brugola. Mi raccomando stringete bene così il parafango siete sicuri che rimarrà stabile e come ultimo passaggio svitate queste 2 brugole, inserite le 2 aste e poi le andate a riavvitare. Stringete anche in questo caso fino in fondo così l'asta sicuramente non si muoverà durante l'utilizzo della bici. E ora siamo arrivati al montaggio della ruota anteriore. Come prima cosa dovete rimuovere questo fermo che è inserito all'interno della forcella, quindi svitati i bolloni, dopodiché andrà inserita la ruota e andrà fermata con l'altro fermo che troverete all'interno della scatolina. E ora che abbiamo rimosso il fermo andiamo a inserire la ruota all'interno delle forcelle. Mi raccomando state attenti a far entrare il disco all'interno delle pinze, dopodiché andate a inserire il fermo e lo andiamo a bloccare dall'altra parte. E ora è arrivato il momento del cavalletto. Vedete che ha questi 2 buchi che dovete andare a far combaciare con questi 2 buchi presenti nel telaio della bici. Lo andate a posizionare nella parte posteriore, andate a fermarlo con le 2 viti a brugola, una da una parte e una dall'altra. E alla fine come sempre andate a tirare con la multichiave data in dotazione ed ecco fatto, cavalletto ultimato. Il sellino è una delle parti più semplici da montare. Vi basterà sbloccare questo fermo, spingete bene fino a quando andrà all'interno del telaio, scegliete l'altezza giusta e andate a bloccare il fermo e vedrete che il sellino non si muoverà più. Siamo quasi arrivati alla fine, mancano solo i 2 pedali e il manubrio. Come prima cosa andiamo a inserire il pedale di sinistra, mi raccomando state attenti all'adesivo L con L, R con R. Avvitate prima mano come sempre e alla fine fatevi aiutare con la chiave inglese e ripetete la procedura con l'altro pedale. Abbiamo quasi completato il montaggio, ci manca solo il manubrio. Per fare ciò dobbiamo spostare questo portamanubrio di 180 gradi portandolo in questa posizione. Come prima cosa svitiamo i 2 fermi, 1 e 2, così sarà molto più allentato. Dopodiché andate a spostarlo dalla parte opposta in direzione della gomma. Andate a riavvitare le 2 viti. Dopodiché andate a rimuovere questo tappino che trovate in questa posizione andando ad avvitare questa brugola così da bloccarlo ulteriormente. E ora non ci rimane che svitare queste 4 viti e inserire il manubrio. Vi consiglio di avvitare le viti prima in diagonale e dopo avvitate le altre, perché se avvitate prima le 2 superiori c'è il rischio che questo fermo, avvitando prima queste 2, si alzi da sotto e fate molta ma molta più fatica ad avvitarlo. Dopodiché andate a tirare su la luce LED anteriore e andate a congiungere questo connettore verde con l'altro connettore verde. Mi raccomando spingete piano perché sono molto delicati. Andiamo a collegare anche il secondo, quello di colore arancione,
arancione che serve a portare la corrente alla luce LED anteriore. Spingiamo delicatamente ed ecco fatto. E ora non ci rimane che fissare sul manubrio il freno anteriore, il freno posteriore e il cambio. L'operazione è molto semplice, come vedete ogni pezzo ha delle brugole, vi basterà svitarlo, rimuovere il fermo, collegarlo al manubrio e riavvitare il fermo. Ho appena notato che il fermo del cambio è rigido anche se svitate la vite non si apre, per cui va svitata la manopola, infatti hanno messo queste due brugole, inserirlo direttamente all'interno del tubo per poi avvitare la manopola e stringerlo. Lo andiamo a inserire, lo spingiamo fino in fondo. Ovviamente tenete la parte con i numeri frontali in maniera che sia visibile per il guidatore, inseriamo la manopola e rimettiamo anche il tappino che serve a bloccare la parte esterna del manubrio. Andiamo a stringere bene la leva del cambio, così rimane fissa quando cambiamo le marce. Ora andiamo a prendere il freno posteriore, se non siete sicuri vi basterà fare la prova e guardare il freno dietro. Andiamo a inserirlo nel manubrio, mettiamo le due viti e lo andiamo a fissare, per poi rifare la procedura con l'altro freno. Mi raccomando, non stringete subito la parte sopra, ma cercate di avvitarli prima tutte e due e solo alla fine li andate a stringere entrambi, ma in maniera graduale. E ora è il turno del freno anteriore, lo avviciniamo più possibile alla manopola e lo andiamo a fermare anche qui con le due viti. E con questa ultima vite abbiamo completato il montaggio. Andiamo a analizzare nel dettaglio questa bellissima Stroll One. Partiamo dal cambio che, come vedete, è un cambio Shimano a 7 rapporti con 7 corone al posteriore e una monocorona nella parte centrale. Per quanto riguarda la propulsione, il motore è inserito nella ruota posteriore ed ha una potenza di 250 watt con picchi massimi fino a 500, che vi permette di raggiungere una velocità massima di 25 km/h e fare delle salite fino al 15%. Passiamo ora all'impianto frenante che, come vedete, è formato da freni a disco idraulici con un disco di diametro di 160 mm. Come vedete dai forellini è un disco autoventilante. Per quanto riguarda la frenata, devo dire che tutto sommato si comporta bene, non saranno i freni più potenti al mondo, ma per la velocità e per il peso della bicicletta sono più che sufficienti. Perché appunto, parlando del peso, devo dirvi che questa bicicletta pesa veramente poco, nonostante sia un e-bike, meno di 20 kg, che è quasi un record, per la precisione 19,5, ed è completamente in lega d'alluminio. Potete scegliere due colorazioni, silver come questa oppure total black. Anche la batteria è completamente nascosta ed è inserita in questo troncone centrale. Qui ci sono una chiave per aprire e sbloccare la batteria, così la potete staccare e andare a ricaricare direttamente in casa senza dovervi portare la bicicletta. Ovviamente la DYO come scelta progettuale, per tenere questo peso bassissimo e soprattutto per le sembianze di una bici normale, non ha inserito l'impianto ammortizzante né al posteriore né all'anteriore. Ma uno dei punti di forza di questa struttura in alluminio è che i fili della parte elettrica vengono inseriti interamente nel telaio, e questa scelta rende il layout molto elegante, minimalista e senza fronzoli, cosa che apprezzo in questa Stroll One. E come vedete anche l'alimentazione del motore posteriore passa interamente nel telaio, per cui veramente tanta roba. Concludiamo con il manubrio, anch'esso veramente molto minimalista, con le manopole in gomma che danno veramente un'ottima impugnatura, il campanellino meccanico, freno anteriore, il freno posteriore, l'interfaccia del cambio con le due levette che trovate qua sotto, quella superiore per aumentare le marce e quella inferiore per diminuirle. E infine di fianco al campanellino abbiamo questo piccolissimo LED in incognito fatto apposta per non essere visto, appunto per il motivo principale che vi dicevo, ossia che questa bici nasce con l'idea di farla sembrare come bici normale. Per accenderlo vi basterà schiacciare questo tasto laterale per 3 secondi, 1, 2 e 3. Per quanto riguarda le velocità, le potete impostare direttamente da questo schermo. Cliccando la parte superiore andate a velocità assistita 1, come si vede da questo LED. Cliccando di nuovo andrete a velocità 2 fino a 18 km/h. Cliccando 3 andrete alla massima velocità fino a 25 km/h. E per diminuire vi basterà schiacciare nella zona inferiore livello 2, livello 1 e livello 0, in cui il motore sarà spento e pedalerete solamente con le vostre gambe. Per quanto riguarda le mie considerazioni finali, vi devo dire che tutto sommato mi sono abbastanza divertito ad andare in giro con queste bike, e soprattutto ho notato che pochissime persone capivano che fosse una bici elettrica. Per cui se volete una bici un po' nascosta per far finta di far fatica con i vostri amici, ma in realtà andare in pedalata assistita, questa Stroll One potrebbe essere la bicicletta che fa per voi. E grazie ai super ruotoni da 27,5 vi permettono di mantenere i 25 km/h con il minimo sforzo. Ovviamente questa bici elettrica è fatta principalmente per l'asfalto, perché nello sterrato
serrato e nelle salite fa un po' fatica, sia per la mancanza di sospensione, ma soprattutto per la coppia un pochino bassa. Ma ovviamente chi compra questo tipo di bicicletta sarà sicuramente un appassionato che preferisce girare sull'asfalto. E infine concludo con il prezzo, perché questa bellissima Stroll One viene venduta a 1299 euro, ma attualmente per il pre-order che uscirà il 20 di agosto viene scontata 999 euro, meno di 1000 euro per questa fantastica e-bike. Se poi ci saranno ulteriori codici sconto, non vi preoccupate, perché ve li inserirò nel primo commento e nella descrizione di questo video. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, e come sempre vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!